Amiche e amici di Solfatara News, anche oggi vi parliamo da questo territorio fragile e vivo, un territorio che pulsa sotto di noi come un organismo enorme e imprevedibile. I Campi Flegrei non dormono, non rallentano, non smettono di ricordarci che viviamo sopra una caldera attiva, che respira, che accumula energia, che potrebbe mutare scenario in qualunque momento. Noi siamo qui ogni giorno, con i nostri droni sulla fumarola Pisciarelli e sul cratere Solfatara, per raccontarvi cosa accade realmente. Senza filtri, senza silenzi, perché l'informazione, quando è costante, diventa uno scudo, non un allarme fine a se stesso, ma consapevolezza. Prima di proseguire, una novità importante. Da oggi abbiamo aperto il nostro Buy Me a Coffee, uno spazio dove chi apprezza il nostro lavoro può offrirci simbolicamente un caffè. È un gesto libero, volontario, ma per noi è fondamentale. Carburante per continuare ogni giorno a sollevarci in volo, monitorare, documentare, trasmettere. Il link lo trovate in descrizione e nei commenti in alto. E chi vorrà sostenere Solfatara News, anche con poco, avrà contribuito a mantenere vivo un monitoraggio che nessun ente istituzionale garantisce con questa continuità. E oggi, all'alba, i nostri droni sono decollati come ogni mattina. L'aria era satura, pesante. L'umidità e il degassamento hanno trasformato la valle di Agnano in una camera piena di vapori. Non semplice nebbia, ma una coltre densa, un manto chimico che scende e ristagna nei punti più bassi. Chi segue la nostra webcam live 24 ore su 24 lo ha visto con i propri occhi. Tutto è iniziato ieri sera, quando la Pisciarelli ha iniziato a emettere vapori in modo continuo e forte, seguita dalle fumarole minori. Di notte sembrava fumo, stamattina era una nube che avvolgeva ogni cosa. Il freddo trattiene i gas, li spinge giù, li fa stagnare tra le case. E quando parliamo di anidride carbonica, parliamo di un gas invisibile che non ha odore, non ha colore, ma sostituisce l'ossigeno, silenzioso, subdolo, potenzialmente letale. In aprile, ricordate? Ci fu un controllo nelle abitazioni più basse, durato pochi giorni appena. Poi tutto è finito nel vuoto amministrativo. Nessun proseguimento, nessun monitoraggio continuativo, nessuna tutela reale per le famiglie che vivono dove il gas si accumula. Le immagini della Pisciarelli stamattina parlano da sole. Getti di fango pressurizzato che superano i 6-7 metri. Pressione evidente, costante, crescente. La crosta, lo sappiamo, al momento si deforma senza rompersi, come plastica scaldata, ma quando una valvola trattiene troppo, prima o poi cede. E se cederà non lo farà in silenzio. Avremo sciami sismici, vibrazioni diffuse, giorni di agitazione, forse settimane. Oggi la temperatura misurata sul campo alla Pisciarelli è di 104,3 gradi Celsius e mentre osservate il grafico in sovrimpressione vedete l'andamento degli ultimi giorni, una curva che non scende, che non si raffredda, ma resta alta come un respiro accelerato. Spostandoci alla Solfatara, Bocca Grande, la scena non è diversa nei fenomeni, ma lo è nella distribuzione dei gas. La pressione c'è, è violenta, il degassamento è continuo, ma l'apertura verso il mare disperde parte delle emissioni. Qui, oggi, la temperatura è di 180,2 gradi Celsius, un valore che parla da sé. La valle di Agnano invece trattiene, accumula, incapsula. Non nebbia, vapori vulcanici, gas non controllati, gas non monitorati, gas ignorati da chi dovrebbe garantire sicurezza. Ci siamo poi diretti verso gli Astroni, un cratere silente e maestoso, ma chiuso da una cupola di condensazione. La differenza termica tra la temperatura mite di questo vulcano con l'aria fredda ha creato un vero tappo, un coperchio bianco che ci ha impedito di scendere. Le immagini dall'alto però sono state surreali, quasi metafisiche. Un vulcano coperto da una pellicola di vapore, come se stesse trattenendo qualcosa sotto pressione. E qui la riflessione è inevitabile. Chi sta controllando tutto questo? Chi misura l'anidride carbonica nelle case? Chi verifica la stabilità degli edifici, alcuni già segnati da scosse precedenti? Chi monitora davvero, quotidianamente, una caldera che vive sotto 500.000 persone? Le istituzioni parlano,
ma non agiscono con continuità. Gli interventi vanno e vengono, come se il rischio fosse intermittente. La burocrazia diventa un muro. Chi vuole mettere in sicurezza casa propria deve affrontare documenti, ritardi, uffici chiusi, domande respinte. Mentre il terreno sotto di noi si alza, si muove, respira, accumula gas. Aspettiamo le scosse per intervenire? Aspettiamo il danno per dichiarare l'emergenza? Una sicurezza preventiva non dovrebbe essere un'opzione, ma un diritto. Noi continueremo a volare, a misurare, a registrare, a mostrare. Ma serve consapevolezza collettiva, partecipazione, sostegno, perché un territorio attivo non perdona la distrazione e l'unico modo per vivere qui è guardarlo in faccia ogni giorno.